Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con le ultime modifiche per quanto riguarda la personalizzazione del nostro footer. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, vediamo di definire la pagina per la personalizzazione della nostra impaginazione e quindi definiremo una pagina che ci permetterà di definire le dimensioni del nostro layout. Dalla precedente videoguida ho aggiornato l'header. Nella precedente videoguida, per quanto riguarda il controllo sulle immagini, ho dimenticato di inserire un'altra casistica per quanto riguarda il controllo nel caso di modifica e nello specifico ho aggiunto anche nel primo if che il controllo dell'immagine venga effettuato non solo in caso di inserimento ma giustamente anche nel caso di modifica e ovviamente il campo file di name all'indice id, quindi per quel link, sia diverso da stringa vuota. Altrimenti il controllo sul file lo fa soltanto in inserimento, ma lo deve fare invece anche in modifica per quanto riguarda la tipologia del file caricato. Quindi selezioniamo per esempio un file con estensione ICO, inoltriamo la richiesta e come vedete siamo in modifica e ora ci considera anche l'errore sul formato che non è supportato. Bene, per quanto riguarda invece le modifiche che dobbiamo fare oggi, dovremo creare innanzitutto una nuova pagina e quindi ci spostiamo in amministra pagine, personalizza layout e definiamo una nuova pagina che la chiamiamo personalizza impaginazione, id personalizza impaginazione, descrizione pagina dedicata alla modifica dell'impaginazione della parte pubblica del sito tramite questa pagina sarà possibile modificare la larghezza del contenitore principale e del contenitore centrale. Nome file contenuto principale personalizza impaginazione.php. Quindi creiamo il file col form per l'inserimento dei dati, visibilità menu, menu secondario e posizione voce 3. Poi come sempre ovviamente modifichiamo il redirect a se stesso e salviamo le modifiche. Quindi ci spostiamo in personalizza layout, personalizza impaginazione e in questa pagina vediamo di strutturare il form per modificare quindi la grandezza del nostro sito e quindi andremo a modificare il contenitore principale container e gli daremo una dimensione minima e una dimensione massima da impostare che sarà uguale al 100% del nostro display e poi andremo a modificare le dimensioni del contenitore centrale e di conseguenza andrà a modificare anche il navbar. Quindi l'idea è in questa parte qua caricare un'anteprima del nostro sito e qua inserire la possibilità di modificare in tempo reale, quindi vedere un'anteprima del risultato. Quindi ci spostiamo nel nostro editor, apriamo il file personalizza impaginazione e il file index.php. Nel file personalizza impaginazione, nel primo td, quindi td class campo lo eliminiamo e gli diamo una dimensione, quindi width 35% e qua inseriremo la possibilità di modificare i dati, mentre nel secondo td inseriamo l'anteprima del nostro sito. Quindi da index.php ci ricopiamo tutto il contenuto di div id contenitore, quindi del contenitore principale.
Perfetto. Ora quello che dobbiamo fare è selezionare i dati, quindi della nostra pagina, e quindi gli diremo if isEt non $pagina, perché stiamo lavorando in area privata e abbiamo dato lo stesso identificativo, quindi lo rinominiamo in page e gli diciamo if isEt $_page where sarà uguale a get page, altrimenti home page. Perfetto, la query la rinominiamo in sell page, quindi res pagina MySQL query di select pagina, row di pagina res di pagina. Quindi nella prima query del layout modifichiamo anche qua in row di pagina e anche quella per il contenuto, quindi row di pagina. Perfetto, e poi nella parte dove vengono definiti i menu, l'href sarà pagina uguale, e qua ci va $id pagina, quindi l'id della pagina privata, punto end page, quindi concateniamo nell'URL l'id pagina invece dell'index PHP. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, ci sta ovviamente caricando il sito senza considerare ovviamente il file CSS, e quindi dovremmo anche includere il file CSS, che lo possiamo inserire anche prima del form. Qua non sarà row di pagina ma row di page, quindi di pagina dell'index. Perfetto, quindi salviamo, ripremiamo F5 e come vedete ora ci ha caricato all'interno del box l'anteprima del nostro sito. Ora, visto che ci siamo, al nostro TD gli diamo anche un bordo in modo da avere delle dimensioni del layout definito nel file CSS originale, e quindi nel TD gli diciamo style border 1 pixel solid black, perfetto. E se non sbaglio il nostro sito aveva una dimensione del 70% rispetto alla pagina, quindi visto che ci siamo apriamo anche il file CSS, quindi pubblica perfetto, infatti il contenitore ha una dimensione del 70%, così abbiamo anche un'idea delle dimensioni rispetto al contenitore principale. Verifichiamo che stiano funzionando anche i link, come vedete aggiunge all'URL page uguale 1, perfetto. Quindi quello che vogliamo fare ora è aggiungere degli slider in modo che ci permettano di modificare in tempo reale le loro dimensioni. Però prima di procedere modifichiamo il nostro file, quindi tagliando tutta la parte di codice per quanto riguarda l'index PHP, creiamo un nuovo file, incolliamo il suo contenuto all'interno e lo salviamo nella root principale del nostro server come index-mini.php, e quindi in personalizza impaginazione includeremo tramite il PHP quel file. Quindi include index-mini.php, premiamo F5, perfetto, non è cambiato nulla. Quindi dicevamo che qua dovremo aggiungere degli slider per modificare le dimensioni, e quindi all'interno del primo TD inseriremo una input type range che vuole il valore minimo da cui partire, e noi stiamo partendo
dal 70%, quindi meno del 70% non vogliamo impostare le dimensioni del nostro sito, poi vuole il massimo che sarà uguale al 100% del nostro display, poi vuole lo step, ossia di quanto deve incrementare il valore da 70 a 100, e noi lo impostiamo dell'1%, quindi a 1. Poi vuole il valore, che sarà ovviamente 70, quindi il valore iniziale. Poi gli diamo un identificativo e lo chiamiamo content principale. Poi vuole con start la partenza del nostro slider, quindi dove deve essere impostato ovviamente il pallino nello slider, e chiudiamo il nostro tag. Quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete è stato aggiunto uno slider che ci permetterà di impostare i valori da un minimo di 70 a un massimo di 100, e poi vedremo come visualizzarlo anche magari graficamente. E quindi quello che vogliamo fare ora è alla selezione, diciamo, del nostro dato, definire una funzione in JavaScript, scusate, che ci permetta di modificare in tempo reale, quindi vedere in anteprima il risultato dell'impaginazione. E quindi faremo una funzione che per il momento la richiameremo all'onChange del nostro slider, quindi del nostro input type range, che la chiamiamo change width. Dico per il momento perché vi farò notare che ci sarà un problema con l'onChange e quindi poi lo modificheremo, a cui a questa funzione passeremo this id, quindi l'identificativo del nostro input type range. E quindi nell'intestazione del nostro file apriamo i tag script type text javascript come sempre, definiamo la funzione, quindi function change width, che prende in ingresso l'identificativo, identifichiamo il nostro input e quindi definiremo una variabile che la chiamiamo var container, che sarà uguale a document.query selector, e all'interno delle tonde ci va l'identificativo dell'input range, quindi il nostro id, e non lo vuole semplicemente con id, vuole anche il cancelletto, quindi l'identificativo dell'id, e quindi lo concateniamo. Quindi container document query selector di cancelletto, quindi id, e poi ci va il nome del nostro identificativo, e poi a container gli associamo l'attributo add event listener, che prende in ingresso l'identificativo del nostro tag, quindi input, virgola, e l'evento, quindi event, e quindi al cambiamento gli diciamo di fare quello racchiuso all'interno delle graffe, e quindi all'interno delle graffe gli diremo document.getElement by id, e qua ci va l'identificativo del contenitore a cui vogliamo cambiare le proprietà, e quindi sarà il nostro contenitore principale div id contenitore, quindi qua ci scriviamo contenitore, e poi gli diciamo .style.with uguale a container.value, e poi gli concateniamo il %, perché noi vogliamo la percentuale, punto e virgola. Quindi salviamo,
Premiamo F5, selezioniamo il nostro slider e come vedete lui al cambiamento ovviamente varia le sue dimensioni, passando da un minimo del 70% a un massimo del 100%. Vi faccio notare che la funzione e quindi il cambio parte dal secondo tocco dell'on change, non parte immediatamente, vedete? Parte dal secondo tocco e quindi non utilizzeremo più la funzione onChange, ma utilizzeremo l'attributo onInput del nostro input range. Quindi all'onInput lui farà partire la funzione. Quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete ora è immediato il cambiamento. Ora quello che vogliamo fare è al TD dirgli che il contenuto lo vogliamo v-align top, lo vogliamo allineato superiormente e quindi gli diciamo TD v-align top. Perfetto. Ok. Poi vogliamo che la nostra anteprima sia racchiusa all'interno di un div con dimensioni prestabilite per quanto riguarda l'altezza, in modo da non avere la pagina troppo lunga. E quindi all'interno del TD definiremo un nuovo div e gli diciamo style overflow -y due punti scroll punto e virgola e gli diamo un'altezza di 500 pixel e quindi racchiudiamo al suo interno il nostro index mini. Quindi salviamo, premiamo F5. Perfetto, quindi ci ha definito il div di 500 pixel e al suo interno potremo anche in realtà diminuirlo, magari anche a 400, vediamo un po', in modo da avere la nostra pagina compatta. Perfetto. Ora vediamo anche di inserire un'intestazione per il nostro slider e di mostrare a video anche il risultato della nostra selezione. E quindi all'interno del primo TD apriremo una tabella, quindi table class form with 100% e gli diciamo cell padding 0 e cell spacing 0. Apriamo un TR TD colspan 2, quindi aperta e chiusa, e al suo interno utilizziamo un nuovo tag HTML che si chiama label, che in sostanza farà un'etichetta del nostro input e gli diciamo label for, e qua ci va l'identificativo del nostro input, quindi content principale, quindi chiuso label, e al suo interno ci inseriamo il testo che vogliamo visualizzare come informazione aggiuntiva e gli diciamo larghezza content principale e tra le tonde gli diciamo minimo 70%, max 100%. Poi apriamo un nuovo rigo, quindi TR, e nel primo TD gli diamo una larghezza, quindi width del 70% e inseriamo il nostro input range e all'interno del secondo TD, quindi TD width 30%, e al suo interno mettiamo un altro tag che si chiama output, che avrà bisogno di un identificativo e lo chiamiamo range cont principale PR, quindi aperto e chiuso, e al suo interno impostiamo il valore iniziale di 70, quindi perché il nostro sito l'abbiamo impostato col file CSS originale con una larghezza del 70%. Perfetto, chiudiamo il TD, chiudiamo il nostro TR e per finire chiudiamo la tabella.
Quindi salviamo, premiamo F5, perfetto. Ora quello che dobbiamo fare è cambiare anche dinamicamente il dato del nostro range, e per fare questo, quindi all'on input, oltre a richiamare la funzione change with, richiamiamo il nostro id output, quindi range cont pr punto value, quindi lì cambiamo il suo valore e lo impostiamo uguale al nostro content principale punto value. Perfetto, salviamo, premiamo F5, spostiamo la selezione del nostro slider e come vedete ora sta cambiando anche il valore dell'output. Perfetto. Ora quello che vogliamo fare è definire un nuovo slider che ci permetterà invece di modificare le dimensioni del contenitore centrale e di conseguenza modificherà anche quelle del navbar, quindi del contenitore che ospita i nostri menu laterali. E quindi per prima cosa aggiungiamo un nuovo rigo e quindi label for content centrale, larghezza content centrale, e l'impostiamo il minimo al 50 e il massimo all'80%. Poi modifichiamo l'input dicendogli quindi che il minimo deve essere 50, il massimo 80. Step 1, value, qua mettiamo il valore iniziale, che se non sbaglio è al 75%, quindi count with 75%, quindi qua ci va 75, identificativo content centrale, start 75, qui modifichiamo range cont CE, quindi centrale, punto value è uguale a content centrale punto value e nell'output gli diamo identificativo range cont CE e qua ovviamente ci va 75. Salviamo, premiamo F5, ha aggiunto il secondo range, magari distanziamo un attimino le voci mettendo cell padding 2 e cell spacing 2 nella tabella. Ok, perfetto. Ora nell'intestazione del nostro file, quindi la funzione ricaverà sempre il valore dello slider, farà partire la funzione e qua all'interno gli diciamo if id è uguale a content principale, allora lui assegna il valore al contenitore principale, altrimenti qui assegniamo il valore al content centrale che l'abbiamo identificato come cont, div id cont, perfetto. Poi calcoliamo la differenza perché il restante lo dobbiamo associare al navbar e quindi faremo una nuova variabile var diff che sarà uguale a 100 meno container.value e per finire associamo questo valore al navbar e quindi document get element by id navbar, quindi div id navbar style with non container.value ma diff e concateniamo il %. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, modifichiamo le dimensioni del nostro contenitore, come vedete sta cambiando in tempo reale e ovviamente poi possiamo modificare anche le dimensioni del contenitore principale. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida porteremo avanti questa sezione, nello specifico salveremo le modifiche all'interno del nostro database.